Poi, secondo me, una cosa interessante, prima di parlare, perché poi diciamo c'è stata un'evoluzione, perché il portfolio era sostanzialmente una serie di schede inserite in raccoglitori trasparenti, inserite in un raccoglitore ad anelli, con un sistema che può essere, diciamo, Molto utilista, no? legato, sì, legato alla presentazione di sé, la presentazione anagrafica e non solo di sé, da dove vengo, quali sono i miei obiettivi, e poi diciamo una parte centrale in cui c'è lo svolgimento, l'elaborazione di queste schede, e una parte finale che può essere dedicata all'autocorrezione, alla riflessione, o addirittura una parte che precede quella finale in cui io presento il mio capolavoro, i miei capolavori, cioè i migliori lavori fatti quell'anno e che mi rappresentano di più e che rappresentano il massimo della competenza che ho raggiunto. Però già siamo nel dettaglio qui, no? Come, che template utilizziamo, che mezzo utilizziamo, carta, soluzione digitale, eccetera. Oggi, diciamo, si parla di portfolio proprio per spostare l'attenzione dei ragazzi e degli adulti che li seguono su, diciamo, l'ambiente web, in modo tale che quando io lo aggiorno, diciamo, questo aggiornamento del mio portfolio è trasmesso agli altri due attori, quindi all'istituto formativo e all'azienda, con diciamo, lo sviluppo delle tecniche di comunicazione digitale. Questa cosa dovrebbe essere, diciamo, più facilmente ottenibile. Quindi io non sto dicendo che è più facile l'e-portfolio, però dovrebbe, diciamo, dal punto di vista comunicativo essere più facilmente ottenibile. Per quanto riguarda, diciamo, gli indicatori, ok? Allora, no, secondo me una cosa interessante è porsi un altro problema. Che cosa chiediamo di fare ai ragazzi durante la compilazione del proprio portfolio? La cosa, diciamo, più scontata che chiede di fare è di collezionare e organizzare i manufatti, i prodotti, o di raccontare i servizi su cui sta lavorando. Adesso Alessandro ha fatto riferimento diciamo, i servizi estetici per la persona, no? Anche con l'evoluzione. Immaginate una situazione in cui devo fare un trattamento della pelle ad un cliente che però ha una dermatite seborroica o un problema alla pelle. Io non posso applicare una tecnica standard di carattere estetico. Io devo tenere conto di questo nuovo scenario e capire in questa nuova situazione come rispondo. Allora, questo è un tema interessante da portfolio, perché fino adesso ho imparato ad eseguire quel trattamento in un modo esecutivo standard, così come verranno insegnato, però poi devo anche capire in base a questa nuova situazione come rispondo. Allora è interessante mettere questo aspetto diciamo, di questo elemento, e quindi io gli dico, devi collezionare e organizzare i tuoi materiali in qualche modo. Poi, dopo che li hai collezionati, devi selezionare, perché non mi puoi presentare tutto all'esame, devi presentare, diciamo, devi selezionare qualcosa che dimostra, ad esempio, il massimo livello di apprendimento e di sviluppo che tu hai raggiunto in quella competenza. Quindi qualcosa che in quella famiglia di prestazioni rappresenta il massimo livello che tu hai toccato. Poi io ti chiederei di riflettere sul perché questa cosa ti rappresenta, e poi ti chiederei a questo punto di darmi un riassunto finale di tutti questi elementi che hai selezionato e che senso ha per te. Ovviamente, caro Alessandro, per adesso non è che i ragazzi sono degli scrittori, sono degli autori, sono dei pensatori, sono degli introspettivi. Tu li devi aiutare con degli aiuti, delle domande, cioè gli devi preparare un po' il terreno, e sostanzialmente la soluzione è utilizzare delle schede di carattere strutturato. Eh, in questa lavorazione che tipo di difficoltà ho trovato e come l'ho superata, ok? Oppure ciò che io avevo appreso durante il percorso formativo e che già sapevo, come l'ho utilizzato in questa attività, e ho dovuto risolvere un problema con i colleghi, come mi sono relazionato con i colleghi, come li ho ascoltati, mi sono fatto ascoltare. Ok, quindi ci sono, come dire, qui quello che noi ci giochiamo è che una competenza non è che si acquisisce così per esposizione a un modello, solo perché faccio esperienza. Io ho bisogno di una componente riflessiva che mi permette di fissare quella competenza, di capirla, di farmene un modello interno e di capire poi nella pratica successiva, la settimana, il giorno successivo, se la cosa che io mi sono immaginato funziona oppure no.
Infine, Alessio, finisco, no? E forse anticipo la questione degli indicatori di un portfolio ben strutturato e rappresentativo. E come questo può pesare sul voto finale. Allora, io un portfolio, non sto parlando della qualità della prestazione, ma della qualità dell'oggetto che tu mi stai presentando relativamente alla prestazione. Io lo posso valutare in base all'originalità, alla varietà dei prodotti, a come l'ho organizzato, al bilancio tra cose riuscite e meno riuscite, cioè poi ci mettiamo d'accordo, tra gentiluomini ci si mette d'accordo e si cerca di capire se quell'oggetto che lui ha raccontato e realizzato ha, come dire, un carattere che a noi colpisce, che attira l'attenzione, in cui riscontriamo delle cose, in cui riscontriamo anche un elemento di futuro. Magari lui capisce e lo fa bene, che quello lì non è la sua strada, come facevi riferimento tu, però lo ha capito e ce ne dà evidenza. Ma io vorrei aggiungere una cosa, in questo ambito, come mai negli altri in cui ho partecipato, esce fuori un po' il fisico che è in me, nel senso che il tutor, io insisto sulla figura del tutor, è fondamentale per costruire il meccanismo di misura, nel senso il sistema va stimolato in qualche modo, perché il ragazzo è un ragazzo sempre, una ragazza è una ragazza sempre, e quando deve combattere con questo ambito è una battaglia impari, nel senso anche la migliore o il migliore non ha gli strumenti per fare quello che hai raccontato tu, che ci si aspetta come, diciamo, come migliore ipotesi da uno strumento del genere. Se il tutor costruisce i presupposti esperienziali per quei ragazzi, per far emergere le criticità, le qualità, i buoni manufatti, i buoni servizi erogati, cioè che sembra un po' una simulazione, quindi ci rispostiamo un po' dal lavoro alla scuola, no? In questi termini. Però l'azienda, e io ripeto, il tutor è fondamentale. Se io non vado a stimolare il sistema non mi racconta nulla, i ragazzi da soli non mi raccontano niente. Quindi se io stimolo il sistema, magari portandolo anche in certi momenti in fasi critiche o in fasi di conforto più tranquille, per campi, no? Ci sono ragazzi che nell'ambito del complesso di un lavoro hanno delle zone di conforto in cui producono in maniera eccezionale manufatti, servizi, problem solving, oppure situazioni di criticità in cui la criticità può portare invece a un buon livello di esperienza da portfolio da rappresentare come elemento di criticità. Però senza un ambiente che in parte simula e quindi stimola l'esperienza, da remoto è difficile l'istruzione formativa, per quanto possa aver ben progettato, ben costruito rubriche di confronto rispetto al prodotto finito, valutazioni, competenze di riferimento, quindi tutti i documenti che in linea portano perfettamente a quello che ci si aspetta. Se non c'è questo stimolo che forte da parte del tutor aziendale o delle componenti aziendali che accolgono e costruiscono l'esperienza dei ragazzi e delle ragazze che fanno, che ne so, l'apprendistato piuttosto che l'alternanza, diventa difficile far emergere gli elementi che tu descrivevi. Quest'ultimo intervento di Alessandro ci porta a una delle domande che avrei voluto porvi, perché di fatto può essere uno strumento molto valido per la valutazione, l'abbiamo visto, sia nella valutazione formativa, che ha a che fare con il feedback e il continuo feedback, e poi la questione sulla valutazione sommativa. L'avete già un po' detto nei vari passaggi, però mi chiedevo se in particolare magari Maurizio sul feedback ci poteva dire qualche passaggio in più. Allora, certamente, diciamo, a me formatore o tutor, quello che fa il ragazzo nel portfolio mi dà delle informazioni, ok? Diciamo, l'aspetto centrale della valutazione formativa è, attraverso i vari strumenti e le varie esperienze, apprendimento, generare informazioni di ritorno. Mi permette di capire che cosa devi migliorare, che cosa ancora non fai bene, come ti posso aiutare per correggere. Ok, e
di per sé, diciamo, questo strumento non ha le caratteristiche leggere, immediate, veloci, comunicative del feedback, ok? Però, diciamo, può essere un terreno su cui invece acquisire un'informazione su cui io mi posso fare un'idea e rispetto al quale posso orientare, correggere. Io posso dare un feedback su come lui sta compilando il portfolio, io posso dare un feedback sul merito di quello che lui ha descritto, raccontato, capito, eccetera, eccetera. E così, quindi io, insomma, la risposta alla domanda la imposterei in questi termini qui. Bene. Allora, io proverei a fare una sintesi di tutti i temi che sono usciti fuori, a meno che voi non immaginiate che sia ancora da sottolineare qualcosa. Comunque, dopo questa sintesi che provo a fare, sentitevi liberi sia Maurizio che Alessandro di completarla o di richiamare qualche tema che magari ho solamente accennato. Ma noi siamo partiti dalla parte normativa per cercare di inquadrare questo strumento non come un vezzo, ma come un'indicazione rispetto a questa storia dell'apprendistato. E dopo la parte normativa siamo scesi a cercare di analizzare dal punto di vista personale, educativo, didattico, come questo portfolio possa diventare uno strumento di apprendimento. Abbiamo parlato di progettazione didattica, di competenza metacognitiva e orientativa, e questi temi sono rientrati in diversi passaggi che abbiamo fatto. Alessandro sottolineava come la coprogettazione tra azienda e CFP in tutta la stesura del portfolio è un passaggio fondamentale, e come Maurizio poi sottolineava più avanti, questo è un percorso di coprogettazione che va fatto in tutto il percorso triennale. Inventarsi nella didattica, nel portfolio, solo nella fase finale rende fortemente inefficace lo strumento rispetto al percorso fatto. Maurizio poi ci ha aiutato a vedere l'evoluzione del portfolio nel tempo e come questo sia passato da una mera compilazione del percorso fatto a diciamo a un approfondimento personale più pervasivo, anche grazie allo strumento del web, e come questo nel portfolio sincrono sia in realtà uno strumento non solo per l'autoanalisi dell'allievo, ma anche per chi lo segue. E da qui una valutazione su competenze di un livello molto alto e non solo procedurale. Quindi abbiamo parlato di problem solving, di padronanza degli argomenti nell'organizzazione stessa del portfolio e come dare un senso a quello che è stato fatto. Su questo poi abbiamo aggiunto che il tutor ha un ruolo fondamentale di mediazione tra il sistema e i ragazzi, tra queste esperienze, e Maurizio ci ha aiutato con degli strumenti didattici chiari, semistrutturati, come per esempio le domande che possono accompagnare un'analisi. E abbiamo riflettuto come probabilmente non è lo strumento più efficace a livello di valutazione formativa sui feedback, perché non è uno strumento fortemente tempestivo, però è uno strumento che può far uscire fuori delle informazioni che possono essere sfuggite a tante altre letture fatte e quindi possono essere in maniera diacronica, quindi in un secondo momento, una modalità di valutazione. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa rispetto allo spiegone finale. No, allora, quello che è necessario capire è che è uno strumento a supporto della riflessione, e quello che noi sappiamo è che quando tu metti in una competenza che ha magari una strutturazione a livello d'allievo, d'apprendista, ancora veramente esecutiva, quando tu metti la competenza di riflessione ti stai spostando verso il livello esperto, ok? Perché il livello esperto chi è? È colui che sa quando, come e perché applicare una certa risorsa piuttosto che un'altra, dare una certa risposta piuttosto che un'altra. E io penso che noi dobbiamo, come dire, spingere i nostri allievi a raggiungere il massimo livello personale di sviluppo e di crescita. Poi qualcuno ci riuscirà in tempi brevi, qualcuno in tempi meno brevi, qualcuno potrebbe non riuscirci perché cambia percorso, eccetera, eccetera. Allora, quindi portfolio supporta la riflessione. La riflessione è importante per fissare la competenza, generarla, farla diventare esperta. Ora, il punto è che, come diceva Alessandro, i ragazzini
noi stessi nasciamo non solo col debito pubblico, ma anche col fardello della valutazione. Qualcuno ci valuta per capire se siamo ok o non ok, se siamo a posto o non a posto, se siamo vicini o lontani rispetto a un obiettivo. Allora il punto diventa la sostenibilità di tutta questa, di un impianto che va poi ad inserirsi come un appendice in sezione B del dossier individuale, quindi deve avere una sua importanza, un suo peso, relativo ovviamente. Questo lavoro va concordato. Noi in un'altra conversazione abbiamo, come dire, intravisto la necessità in qualche modo di farlo pesare il lavoro sul portfolio nell'esame finale, e va concordata la percentuale di pesa subito. Quanto pesa? Il 15, il 20%? Allora, se pesa il 15-20% ha una misura di sostenibilità, non ci devo lavorare di notte. Se ha il 30, il 40% ha un'altra sostenibilità, ci devo lavorare di notte. Cioè, lo devo lavorare di notte per dire lo devo fare bene perché ha un peso. Quindi questo dipende molto dalle nostre, tra virgolette, visioni formative, ideologie pedagogiche, quello che ci sta a cuore, l'esperienza, gli accordi che riusciamo a fare con gli altri interlocutori e così via. Insomma, io, come dire, in appendice a quello che dicevi tu, vedrei questo. È importante anche perché sono le regole del gioco, e quindi siccome parliamo di formazione di ragazzi, chiaramente vanno esplicitate e devono essere chiare. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa rispetto? No, io ribadisco che il portfolio, se ben fatto, fissa la scelta dei ragazzi per la loro vita. Quindi la progettazione deve essere molto anticipata e coinvolgendo tutti i soggetti in campo. Coerentemente, con grande volontà di farlo da parte di tutti. Altrimenti è uno strumento rischioso da quel punto di vista, perché può fare dei grandi danni. Quindi servono dei meccanismi, diciamo, di salvaguardia importanti, diciamo. Le 2 o 3 chiavette, diciamo, non bastano le 2 del lancio. Diciamo. La deterrenza è più alta che nel nucleare per quanto mi riguarda, quindi bisogna stare molto, molto vigili su questo. Però ecco, c'ha questa grande qualità secondo me, che se ben fatto dà dei grandi risultati in termini di scelta per la vita dei ragazzi, che è quello che io auguro sempre ai ragazzi, cioè quando entrano anche dal primo anno magari in condizioni molto di abbattimento, la cosa migliore che gli auguro è di arrivare a un punto nella vita in cui finalmente possono scegliere, cosa che fanno raramente, fino al momento, insomma, che li incontriamo dentro un centro di formazione professionale salesiano. Noi gli auguriamo sempre questo. Il portfolio è un grande elemento di scelta perché è un ragionamento su se stesso in condizioni di lavoro, che è il massimo. Di solito si fa sui bulloni o sui pezzi di meccanica di precisione, invece la famosa condizione d'uso, quella è una scelta in condizioni d'uso, che è la migliore che può fare ma chiunque, anche un adulto per carità, però i ragazzi ancora di più. Aggiungo l'ultima cosa, Alessio, prima di chiudere, Sì. che mi è venuto in mente ascoltando Alessandro. Adesso non riuscito, eccetera, eccetera, però immaginiamo che loro fanno questo portfolio e lo utilizzano come strumento di comunicazione di sé presso un datore di lavoro. Cioè, oltre al CV anagrafico con le esperienze, eccetera, eccetera, ti faccio vedere i miei lavori, no? Il portfolio nasce in ambiente artistico, ok? In cui io raccolgo i miei lavori, te li faccio vedere e così, insomma, ho una committenza. Questa cosa qui potrebbe anche essere interessante in termini, diciamo, in termini prospettici. Forse ancora non abbiamo un ambiente... Quindi un curriculum vitae è un curriculum vivo. Esatto, un curriculum vivo della mia vita in condizioni d'uso. Forse non abbiamo ancora l'ambiente culturale sufficientemente aperto ad accogliere una presentazione di sé in questi termini qui. Bene, abbiamo detto molto e abbiamo provato a mettere in luce risorse e rischi. Sicuramente bisogna uscire da una logica burocratica di compilazione per crederci veramente, perché è uno strumento pieno veramente di grandi risorse a tutti i livelli. E io vi auguro una buona serata, grazie per aver seguito questo podcast dedicato alla valutazione e ai processi di apprendimento nei percorsi duali. Per sapere di più sugli altri contenuti formativi del percorso, visita il sito web del progetto Future Skills for Trainer
all'indirizzo www.futureskillsfortrainers.eu. Saluto Maurizio e Alessandro e li ringrazio. Buona serata. Grazie a te Alessio, buona serata.